Carissimi amici, buongiorno. Oggi saluteremo la selvaggia strada atlantica con un botto, ma prima visiteremo Set Naturale dove hanno girato le guerre stellari e Mizzen Head dove Marconi faceva in modo che tutto questo sia reale. Ciao Gino! Sarà una puntata bagnata, quindi mettetevi comodi che si parte. Ma stamattina tempo non è dei migliori. Ma noi lo stesso andiamo verso il ring di Kerry. E come sempre al mattino si riparte alla scoperta di nuove strade. Oppure no. È vero, siamo assonati e non ci rendiamo nemmeno conto che stiamo percorrendo la stessa strada di ieri al contrario. Soltanto arrivando a Lange Beach, la spiaggia dalla quale siamo scappati ieri per via dell'alta marea, ci rendiamo conto a che punto siamo. Questo è statua di Jack Dugan, selvaggio ragazzo coloniale, emigrato in Australia dove faceva Robin Hood e la beneficenza gli costò la vita. Ring of Kerry è una strada circolare che costeggia la penisola di Iverak. Si trova su Wild Atlantic Way, la strada atlantica selvaggia, che noi stiamo percorrendo ancora da Slieve League e che ci porterà fino in fondo dell'Irlanda. E diciamo che il vento oggi non scherza proprio. Però forse ci pulisce un po' il cielo. A me questo paesaggio ricorda Abruzzo, Dalmazia, poi ci sono queste insenature del mare assurde. Benvenuti sulla Gardesana! E poi dal nulla sbuca una chiesa. Ed eccoci arrivati a Ladies View. È il punto panoramico migliore per ammirare i laghi di Killarney. È chiamata così perché nel 1861 la regina Vittoria si fermò qua con le sue dame di compagnia per fare un picnic. Questo è il primo punto su Ring of Kerry dove abbiamo segnalato di fermarci, ma già in questi primi chilometri abbiamo visto che è la strada che ci dirà dove dobbiamo fermarci. Ma prima di tutto dobbiamo fare la colazione. Eh sì, colazione con 2 L, perché vedo che ogni tanto mi sfugge qualche doppia, così almeno la metto dentro la colazione. E sarà una bella colazione con vista. È sicuramente doveroso spendere qualche parola sulla strada selvaggia atlantica, perché ormai ci siamo sopra da 1000 chilometri e quando siamo partiti era una strada completamente spoglia, priva di vegetazione, con sole pecore che abbellivano il paesaggio. E siamo arrivati fino a qua. E penso che il Ring of Kerry, una delle sue parti più famose, è il posto giusto dove farlo. Ma ci sarà ancora tempo per parlarne. Adesso scappiamo che sta per mettersi a piovere. E andiamo avanti. Negli ultimi 1 ora e mezza abbiamo avuto tutto, il sole, acqua e pioggia, tutto. Ma noi non ci arrendiamo perché non siamo le persone arrendevoli, troviamo solo condizioni meteo, come dice Lardo? Avverse, ecco, giusto. Ma se è bello così, com'è con il sole? Sicuramente molto solare. Non per dire, ma abbiamo dovuto accendere anche il riscaldamento dentro il camper. E per la prima volta ripieghiamo verso l'ombrello. Non l'abbiamo mai aperto. Funziona! Il fatto è che non potevamo non fermarci nella prima cittadina che abbiamo incontrato sulla nostra strada. Visto la quantità della gente che c'è, abbiamo fatto bene a partire presto. Anche se in realtà fin qua non abbiamo trovato praticamente traffico. Wow, ma guarda qua giù! Tieni ombrello? Sembra bosco incantato. Molte di queste persone parcheggiate qui e non solo qui hanno dormito, quindi Sì. su Ring of Kerry si può dormire. Ed eccoci arrivati dopo un centinaio di metri. La cittadina di Kenmare è di grandezza media, ma è definita gioiello di Ring of Kerry. È famosissima per la sua strada principale, per le sue facciate, case coloratissime e a quanto pare per il pizzo. È unica che è una strada trafficatissima. Ma è ovvio, siamo su Ring of Kerry o in Irlanda, lana regna sovrana. Poi c'è a chi piace e a chi no. Wow, questa mi piace. Non volevi questa cosa per la pioggia? Sì. A me sono piaciuti tantissimo i colori nel negozio. Queste qua sono tutte caramelle. E certo non poteva mancare un takeaway Roma. Magari portiamo via un bel cacio e pepe per stasera. Sì. Bergamo c'è casa della renna, qui c'è la casa della lana. Guardate qua. Ma questo qua cosa sarebbe? Che non sono proprio il tipo delle chiese
Ma questa è stupenda. E c'è pure il parco qui nel centro. Visite a queste cittadine sono abbastanza brevi, ma fanno parte di esperienza di Ring of Kerry e vanno assolutamente visitate tutte. E qui siamo a Snima, telecamera è bagnata. L'ho pulita con ginocchio per farvi vedere questo ponticello che dà sulle cascate. Però forse qua si può scendere. Sei imbacuccata? Piove così fitto che sembra quasi neve. Questa è la strada atlantica, molto selvaggia. E anche come le condizioni meteo. Sì. E qui avete l'acqua filtrata, cioè acqua potabile gratis. Abbiamo visto un'insegna molto invitante. Praticamente non vedo nulla. Non credere, abbiamo trovato un pub con Lilly. La cascata che abbiamo visto viene formata da incrocio di due fiumi. Deve essere un spettacolo con il sole. E ieri abbiamo dormito davanti al pub di questo signore. E visto che abbiamo utilizzato le antivento come antipioggia, abbiamo dovuto cambiarci completamente e pulire anche gli occhiali. La cosa che ci preoccupa in questo momento è che con tutta questa acqua noi andiamo verso Waterville. E questo ponte è il famoso snodo della Ring of Kerry, anche se non abbiamo capito che cavolo vuol dire snodo, nonostante l'abbiamo cercato. Siamo appena usciti da una foresta. Che poi si è tramutata in questa roccia nuda, mentre dall'altra parte c'è una vista pazzesca, perché quello che vedete sono le isole. Provo a zoomare un pochettino. Volete sapere perché ci siamo fermati? Vabbè, faccio vedere. Per vedere questo paesaggio. Stiamo entrando nella nebbia, questo ci mancava, dai. Ma questi in mezzo a nulla? Proprio nulla. Siamo sulla Bergamo Treviglio. Oltre il muretto non si vede nulla, un burrone immenso. E c'era un bel point view molto largo a vedere cosa. Visto che abbiamo passato un pub con vista, volevamo fermarci anche noi a vedere. Io ho vista d'Irlanda, ma non si vede una mazza. Se avrò voglia cercherò una foto, altrimenti immaginiamocelo. Alla fine questa è la vista che c'era da sopra. Noi prima eravamo lassù nelle nuvole e sono ricomparse le pecore. Ma qui è pieno di fattorie, anzi solo fattorie sopra questa scogliera. A Waterville ci siamo fermati perché abbiamo portato Charlie a conoscere Charlie Chaplin, così i quattro vagabondi si incontrano. Per la cronaca, Chaplin per anni veniva qua in villeggiatura. Ci dovete scusare, ma ultimi giorni con il vento e maltempo abbiamo avuto diversi problemi di audio. Ci troviamo a Port Magee. Loro sono diventati una cittadina turistica di recente, dal 2012. E chi ha portato a questa fama qua? La saga più famosa del mondo. E non stiamo parlando di Beautiful, ma di Star Wars. Andiamo nel pub dove durante le pause delle riprese Mark Hamill imparava come spilare la birra. E qui si trovano le location dove hanno registrato. Poi ci sono tour organizzati con la barca che portano a vedere proprio le location dove hanno registrato, ma non solo, qui attorno ci sono tantissime scogliere e pare che si possano vedere pure i piccoli puffin. E buon appetito con questi due antipasti. Buon appetito! Dentro c'è pure miele. Ma guarda che colori. Com'è là? Questo zuppa di pesce, una loro specialità si chiama chowder. È pazzesca, c'è dentro salmone, gamberetti e tante altre cose, ma il gusto è fantastico. Per una volta che lo assaggi. Gamberi? Tutto, gamberetti, sì. Altro che zuppa. Questa è una gamberata. Il salmone grigliato.
E ora ci spostiamo soltanto un paio di chilometri cercando di mettere prima occhiali da sole per farvi vedere perché hanno scelto questo posto come la location per il film. E stiamo andando verso quello che sono definite le più belle scogliere di Keri. È una proprietà privata, quindi fanno pagare ingresso 5 euro. Ma ci sono anche i lama. Oh, ora zoomando si vede uno che dorme. È uscito solo, anche loro stanno riposando. Abbiamo trovato i trulli! Queste costruzioni a secco ovviamente sono stati costruiti per i monaci e per i pellegrini. Ora dobbiamo decidere se andare sul point view sulla sinistra o quello sulla destra. E nel dubbio partiamo dal centro. Queste scogliere le abbiamo scoperte grazie al pranzo nel pub. Sì, c'era un cartellone pubblicitario fuori dal paese e qualche foto nel pub riguardante la saga di Star Wars, ma quello che ci ha convinti è lo sguardo del gentilissimo cameriere quando ci parlava di questo posto. In più è uscito anche il sole. Ah, che bello che sei! Volete sapere dove vive Luke Skywalker? Su quell'isola lì! Ma non per caso lì dai tempi antichi vivevano dei monaci. Invece la vista più spettacolare da questa parte qua. Qui sotto abbiamo anche una roccia a forma di sottomarino. È una grotta per ormeggiare i sottomarini. I piccoli puffin si trovano su quell'isola lì. E noi ora andiamo sulla parete opposta. Devi sapere che io non ti mangerò di sicuro. Al vento invece non dovete badare, qui c'è praticamente sempre. È così forte che ci sono anche dei corrimano per salire e scendere. Maya dici che scogliera sembra fatta al Photoshop. Ora siamo più vicini all'isola di Puffin. Sarebbe bello fare un giretto. Se non troviamo parcheggio veniamo qua. Ora vi facciamo vedere ultimo viewpoint senza commentare nulla. La forza sia con te. Oh, si sono svegliate le piccoline. Ieri abbiamo dormito lì, dall'altra parte. E invece in quella spiaggia lì ci ha sorpreso la marea. E dopo aver visto tutte queste meraviglie oggi, adesso andiamo a riposare. Approximately 10 hours later. E buongiornissimo dalla regione di Cork. Maciniamo chilometri, cambiano con te, ma la strada è sempre quella, selvaggia strada atlantica. Certo richiede molta attenzione nella guida, ma è sempre pazzesca. Castello di Cardigan. Nonostante tra poco accadrà quello che deve accadere, noi rimaniamo innamorati di questa strada. Poi ci sono i navigatori che come sempre ti portano fuori dai percorsi sicuri, ma qui ci hanno portato nelle strade completamente prive di traffico, che ogni tanto sembrano, per via della costante presenza dei fiori al bordo strada, i sentieri del mondo di Oz. A proposito del bordo strada, cosiddetta erbaccia a bordo strada è protetta, non è consentito tagliarla perché protegge la strada dalle piogge, altrimenti l'acqua porterebbe via la terra e di conseguenza asfalto, che per la maggior parte della strada è più che perfetto. E pian pianino arriviamo in fondo alla costa ovest d'Irlanda. E prima di arrivare a Mizenhead ci siamo fermati un attimino perché abbiamo visto questa spiaggia. Oh, ma c'è la gente che fa surf. Eccolo, uno la sta prendendo. Niente. Stai cercando le scarpe, eh? Sì, che c'ho il braccino corto.
Ci troviamo a Mizen Head, punto più meridionale d'Irlanda. Eh sì, ma la spiaggia che abbiamo passato prima si chiama... Barley Cove. Eccolo. E questa è la prima cosa che vediamo. Visto che qui il vento regna sovrano, abbiamo dovuto cambiare i microfoni. Speriamo bene. Ma prima di andare verso la stazione di segnalazione, andiamo a vedere questo Sea Arch. Insomma, questo non era arco, ma soltanto la segnalazione. Quanto è inclinato. Bisogna prima scendere e poi risalire. Mizen Head, oltre ad essere il punto più meridionale d'Irlanda, è una delle 5 penisole che si combatte per il titolo il punto più suggestivo d'Irlanda. Però la competizione sempre porta bene. E qui non siamo ancora scesi. E stiamo scendendo sempre più in basso. E da qua abbiamo una vista sul ponte e sulla stazione. Qui siamo scesi per vedere questo, l'arco, e ora si risale. Per essere ripido è ripido, per essere in forma siamo in forma. Quindi ora andiamo di là. Anche se da queste parti la natura è abbastanza impetuosa, gli irlandesi sono talmente testardi che hanno costruito questa stazione di servizio. È stazione di osservazione comunque. E la stazione sopravvive a tutte le intemperie ormai da 100 anni. E la stazione venne costruita per avvisare le navi del pericolo delle rocce vicino alla costa. Nel centro visitatori dove abbiamo comprato i biglietti c'è un museo dedicato alla stazione, ma soprattutto vi fanno vedere quante vite sono riusciti a salvare. E ora andiamo sul ponte. Deve esserci una bella vista. Ma qui hanno fatto le cose proprio per bene. Ci sono tanti viewpoint, c'è uno di là, poi c'è la stazione, poi noi abbiamo uno su, poi noi siamo stati qua sopra, e anche lì dove siamo andati per vedere l'arco c'erano 4, 5, se no 6 punti di osservazione. Anche se ancora non abbiamo fatto neanche metà, abbiamo capito che la stazione è soltanto un dettaglio immerso nella natura. E per quanto sia logico bisogna dirlo, stazione si trova su un'isola, altrimenti per cosa ci costruivano il ponte? Ora mi sta venendo dubbio, questa è veramente un'isola? O una volta era un'isola? Ecco, quegli scogli là li vedremo meglio da sopra. Invece da questa parte si apre il mare. Questo è uno dei migliori punti di osservazione in Irlanda. Sì, c'era scritto che vedremo sicuramente le foche e forse megattere e balene. Io ho pure il binocolo, non ho visto nulla fino adesso. Mi domando cosa si può vedere di meglio da lì che da qua. Oh, ma qui siamo molto più vicini ad acqua. Visto qualcosa? No. E dopo potresti rimanere per ore. Solo che dopo la cosa ti prende, continui a scrutare il mare, ogni cresta dell'onda vedi un delfino, una megattera. Sì, ma abbiamo visto due signori professionisti con attrezzatura da professionisti e le tazze da tè che scrutavano il mare per ore, poi se hanno visto qualcosa. Andiamo? Wow, è la stanza di Marconi. Pochi sapevano che Guglielmo Marconi era sposato con un irlandese e faceva i suoi, esperimenti qua, e pochi sanno anche che da qua è partito primo segnale radio verso il faro che si trova di fronte all'isola. C'è pure il telefono. E questa è la vista dalla finestra di Marconi. Qui possiamo sentire tutti i segnali di avviso alle navi. Questa parte del museo si chiama Mizen Vision. Visto che non si vede assolutamente nulla, abbiamo fatto le riprese. Non è che sono proprio degli animatronics, anzi. Mamma mia. Mi sa che hanno convertito questa stufa a legna a qualcosa di più pesante. Vi faccio vedere anche la camera da letto, ma vi avviso che dovete avere un stomaco forte, altrimenti saltate i prossimi 5 secondi. Più che un manichino, sembra uno morto. E tutte queste bellissime creature qualcuno ha visto da qua. Proviamo a vedere anche noi.
di andare via siamo saliti al punto più alto. Qui la vista è incredibile. E la stazione è di là. Solo da qua si capisce dove hanno costruito questa stazione. Oh, vento mi muove. Oh, questo è un punto pazzesco per fare la foto. Vi ricordate il nostro video dove abbiamo parlato dove più di 150 anni fa 1 milione di persone morì di fame e 1 milione emigrò verso l'America? Questo posto più a sud-ovest d'Irlanda è chiamato anche la lacrima d'Irlanda perché era l'ultimo pezzo di terra che i migranti vedevano quando prendevano il largo verso l'America. Ciao Gino! Per visitare Mizen Head dovete fare una bella scarpinata e se non siete allenati, e sto parlando seriamente, dovete fare tante pause. Vabbè, e noi ci rifacciamo con un po' di pasta, ma la cosa più bella di tutte è la vista. Cioè ci faremo questa mezza pranzo, mezza cena con questa vista qua, e poi qui abbiamo anche un po' di mucchine, eccole qua, e lì in lontananza si vede pure il faro al quale Marconi invia il segnale. 15 minutes later. Una volta finito di mangiare, l'istinto e la stanchezza ci dicevano di rimanere lì, ma la curiosità ci spingeva avanti su quella bellissima strada, ma molto stretta. Lì per la strada ci sono ancora un sacco di pezzettini. Non siamo riusciti a raccogliere tutto. In realtà Specchio non ha nessun punto d'attacco, è praticamente stato incolato, anzi è stato proprio scocciato.